3 cose musicali che avrei voluto mi fossero insegnate in conservatorio. Questo è il gemello del video delle 3 cose extra musicali che avrei voluto mi fossero insegnate in conservatorio. Gemello tardivo perché in questi mesi estivi ho avuto davvero tanto da fare e ahimè non sono riuscita a farlo prima. Nella parte centrale di luglio c'è stato il Leon Piano Meeting, è stata una sessione meravigliosa, piena di persone nuove, di persone che sono tornate con la voglia di rivedere Leon, di rifare i lavori di stage training, di concerto, di tutte le cose che ci divertiamo a fare insieme ogni estate, tornando a casa con nuove capacità acquisite, con nuove esperienze, con nuovi punti di riferimento e anche con nuovi amici. Dopo il Leon Piano Meeting c'è stata la Masterclass di Brescia, è stata un'altra esperienza bellissima, per me è stato davvero importante e bello essere lì per la prima volta e condividere gli spazi e la musica con colleghi che davvero hanno fatto la storia del pianoforte. Il livello pianistico è davvero altissimo, il luogo meraviglioso e si fa e si respira musica dalla prima mattina fino alla sera tardi. Grata di queste bellissime esperienze, torno a parlare di qualcosa che avrei voluto avere prima. La prima cosa che mi viene in mente quando penso a quello che avrei voluto conoscere un po' prima è la tanto desiderata tecnica. Di tecnica se ne fa davvero tanta, ma io mi riferisco in questo momento al conoscere davvero quali sono i principi che governano e regolano la produzione del suono. Ho sempre cercato di migliorare la mia tecnica, come tutti i pianisti, ma ho realizzato solo diverso tempo dopo essere uscita dal conservatorio che in realtà in quegli anni io non avevo la più pallida idea di cosa significava davvero produrre il suono e ottenere un risultato. E a tratti ero anche convinta di non poter arrivare a certe cose, nonostante avessi un repertorio assolutamente buono, le cose andassero bene, ma pensavo che certi punti d'arrivo fossero per me inarrivabili, cosa che non era assolutamente. Quando ho scoperto poi un po' più tardi come si fanno davvero le cose e quanto può essere semplice e senza sforzo, mi sono davvero arrabbiata. Ho passato una fase di rabbia molto lunga, molto difficile da smaltire e praticamente inevitabile perché mi sono ritrovata faccia a faccia con il fatto di aver perso una quantità di tempo e di sforzo incredibile, ma soprattutto di tempo. Ecco, se già dagli anni del conservatorio avessi avuto le conoscenze che ho adesso, le cose sarebbero state molto più facili. Quindi, se nel vostro percorso di studi vi rendete conto che non trovate soluzione a certe cose, non pensate di non essere in grado di risolverle o che non esista soluzione, ma semplicemente cercatele altrove. Numero 2, il fatto che la tecnica si costruisce a partire dalla musica e non il contrario. Questa è una cosa che io non mi stancherò mai di dire, che a volte, spesso anche magari non viene capita. Per esempio mi è capitato proprio poche ore fa, scorrendo il feed di Instagram, di leggere una nota di un, credo, studente di conservatorio che iniziava con 3 ore di scale e arpeggi, poi studi di cerni e eccetera eccetera quant'altro. E in quel momento ho per un attimo ovviamente rivissuto il mio personale vissuto in conservatorio, anche se io 3 ore di scala arpeggi, ve lo dico, non le ho mai fatti né mai le farò, ma questa ossessione quasi del voler passare ore ed ore facendo esercizi sterili che poi spesso non portano assolutamente a nulla, convinti e contenti di farlo e davvero ho provato disagio per una situazione che non è giusto che continui ad essere così, ma il potere di cambiarla sta proprio nelle mani di noi pianisti, di noi insegnanti. Ora, premesso che naturalmente non vi sto consigliando di non fare quello che vi dicono i vostri insegnanti, ma se quello che vi viene consigliato è qualcosa che vi rendete conto non porta a risultati effettivi, permettetevi di sentire personalmente, di cercare altre strade, di farvi delle domande, di fare delle domande. Io
Non vedo l'ora personalmente che i miei allievi mi facciano delle domande, perché è dalla scomodità che nascono le cose e non dal ripetere pedissequamente qualcosa che in realtà magari non si capisce nemmeno tanto bene. Si può lavorare anche sulla tecnica pura, certo che si può e si deve quando c'è la necessità, ma appunto quando c'è la necessità e per una ragione ben precisa, non sbattendo lì sul pianoforte 3 ore di scale e arpeggi così. In terzo luogo, e forse è quello a cui tengo di più, avrei voluto capire che musica e sviluppo della persona sono due cose costantemente in cammino insieme, sono in costante comunicazione e risolvere alcuni nodi dal punto di vista personale, dello sviluppo personale, può avere conseguenze sulla musica, a volte sono conseguenze anche molto grandi e viceversa. Mi è capitato anche di sbloccare degli aspetti della mia vita, di migliorarli, sbloccando qualcosa che era invece prettamente musicale. Nell'approccio estremamente meccanicistico che c'è ancora purtroppo nella maggioranza delle situazioni delle nostre accademie, conservatori e scuole di musica, questo sembra ancora fantascienza, mentre invece ci sono altre situazioni in cui è entrato a far parte della pratica musicale. Sto dicendo che se magari risolvo un lato della mia vita mentale ed emotiva, imparo a fare doppie terze? No, non necessariamente. Però lavorare su certe emozioni e certi pensieri nella vita personale può avere un riflesso immediato nella musica, nella testa e nelle mani. Se io avessi lavorato prima su certi aspetti mentali ed emozionali, la musica ne avrebbe giovato immediatamente ed enormemente e di questo sono assolutamente sicura. Noi musicisti abbiamo una fortuna incredibile che è quella di avere la nostra parte personale e quella fisica, perché alla fine lo strumento lo riusciamo a suonare per mezzo del corpo, perlomeno fisicamente, costantemente in comunicazione, sono collegate da molti più fili di quelli che immaginiamo e questo è un grande privilegio perché ci permette di fare un cammino musicale e personale che vanno costantemente mano nella mano. Perché vi stupireste di quanto grandi sono i miglioramenti che si possono fare in maniera a volte anche apparentemente improvvisa, lavorando su certi aspetti che sembrano lontani dalla musica, ma in realtà hanno un potere enorme che la maggior parte delle volte purtroppo non ci viene assolutamente rivelato. Com'è invece la vostra esperienza? C'è qualcosa che vorreste ricevere, un aspetto su cui vorreste lavorare e non ci riuscite? Scrivetemelo se volete qua giù nei commenti e noi ci vediamo alla prossima.